Ed eccoci qui con la nostra consueta rassegna stampa. Quest'oggi parleremo di un qualcosa di molto particolare. Ebbene sì, perché c'è una nuova minaccia per Windows e non solo, che ha visto un incremento di casi pazzesco negli ultimi 6 mesi che è arrivato al 1400% rispetto ai 6 mesi precedenti. Si tratta dei cosiddetti attacchi fileless. Vedremo che cosa sono, perché sono pericolosi e naturalmente anche come proteggerci. La seconda notizia del giorno riguarda un sistema operativo che va a riagganciarsi un po' strizzando l'occhio alla notizia del Windows in Cloud che, se ti sei perso, puoi andare a rivedere perché ne abbiamo parlato nella rassegna stampa di lunedì scorso. Ebbene, si tratta di un sistema Linux che è in tutto e per tutto identico a un Windows 11, ma non basta, girano anche tutti i file della Microsoft, proprio come se fosse un Windows originale. E sempre riallacciandoci a un discorso fatto nella scorsa rassegna stampa, cioè al malware Anazza che va a rubare i nostri dati degli account bancari, visto che me lo hanno chiesto in molti nei commenti, parliamo un attimo rapidamente di quale possa essere il miglior antivirus da utilizzare su Android. Allora, ti senti pronto? Iniziamo. E la prima notizia di cui andiamo a parlare oggi, come anticipato, è quella relativa agli attacchi fileless. Cosa sono gli attacchi fileless? Gli attacchi fileless sono degli attacchi di virus o di malware normalissimi, tra virgolette, che però non richiedono come veicolo per arrivare sul nostro computer un file. Siamo infatti abituati a pensare ai virus e ai malware come per esempio a degli allegati infetti di posta elettronica oppure a dei programmi infetti che possiamo scaricare da internet. In questo caso tuttavia lo strumento di infezione è diverso. Si tratta spesso di macro che vengono eseguite aprendo determinati tipi di documenti anche online oppure ancora di script che vengono eseguiti aprendo un banalissimo sito web. Ebbene, questo tipo di attacchi negli ultimi 6 mesi del 2022 a quanto pare è aumentato addirittura del 1400%. Dobbiamo preoccuparci? No, non dobbiamo preoccuparci a patto di utilizzare le misure precauzionali che siamo già abituati ad utilizzare. Quindi avere un buon antivirus e anti-malware installato sulle nostre macchine ed avere un buon solido backup oppure i file appoggiati su un cloud, in modo da essere ragionevolmente resilienti. Il termine resilienza non è un termine che uso volentieri, ma è un termine tecnico e indica un qualcosa di ben preciso. La cyber resilienza infatti è la capacità a seguito di un attacco di tornare alla situazione precedente. Se quindi avremo tutti i nostri dati salvati in doppia copia, non avremo nulla da temere. Naturalmente, come sempre, tutti gli articoli di cui parleremo quest'oggi li troverai tranquillamente riportati sul sito www.gentiluomodigitale.it nella sezione news, se vorrai consultarli nella loro interezza. E nel caso che ti fosse sfuggito, ti consiglio anche di dare un'occhiata al video che è uscito proprio il 5 luglio scorso, che spiega come individuare e rimuovere manualmente, senza utilizzare un antivirus, e anche i virus più insidiosi, individuando i processi infetti grazie a 2 tool molto ma molto interessanti. Te lo lascio annotato qui in alto. Ed ha suscitato parecchio scalpore la notizia di cui abbiamo parlato nel TG di lunedì scorso, che se per caso ti fosse sfuggito ti invito ad andare a riguardare, che parlava dell'ipotesi da parte di Microsoft in un prossimo futuro di mettere Windows online e quindi di non farlo più eseguire nei nostri computer, ma di farlo utilizzare un po' come se fosse una sorta di Netflix tramite dei terminali.
terminali. Ebbene, questa cosa ha scatenato quasi una rivolta popolare nei commenti, perché molti si sono detti pronti a passare a Linux. E cogliamo la palla al balzo per iniziare a dare una pillolina di Linux anche sul nostro canale con una notizia fresca fresca, che è questa. È uscita una nuova versione di Ubuntu, il sistema Linux, che si chiama Ubuntu. Si chiama così semplicemente perché a tutti gli effetti è praticamente un Windows 11, e quando dico a tutti gli effetti significa che pur essendo un sistema Linux di fatto è in grado di eseguire qualsiasi applicazione nativa per Windows, e quindi grazie ad un software che ne garantisce la compatibilità, che si chiama Wine, è in grado di far funzionare tutti quanti i nostri programmi esattamente come se girassero su Windows. Ne esistono varie versioni che vanno ad emulare sia Windows 10 che Windows 11, e in più non sottovalutiamo neanche il fatto che non richiede licenza. Ebbene, certo di farti cosa gradita, ho pensato di cambiare macchina virtuale e sono entrato momentaneamente, aprendo lo stesso articolo sempre in Chrome, su un Ubuntu. Ebbene sì, quello che stai guardando in questo momento non è Windows 11, ma è una macchina Linux, fatta per lavorare in tutto e per tutto in maniera assolutamente identica a Windows 11. Se infatti andiamo ad aprire il menu Start, troviamo delle incredibili similitudini con il sistema della Microsoft, e non solo, andando a sfogliare le apps, ci accorgiamo che su questo sistema girano anche le app Android. Ebbene, se ci sarà abbastanza interesse, pensavo subito dopo la pausa estiva di avviare anche l'argomento Linux sul canale. Fammi sapere nei commenti cosa ne pensi e come sempre decideremo insieme la strada da seguire. E torniamo un attimo a strizzare l'occhio ad una notizia della rassegna stampa della settimana scorsa. In particolare mi riferisco alla notizia che parlava del malware per Android Anazza. Anazza è un malware particolarmente invadente, molto subdolo perché entra per mezzo di applicazioni lecite, come abbiamo visto, e che è in grado di svuotare completamente i nostri conti bancari. Ipotesi che suppongo a quasi tutti faccia venire la pelle d'oca. In tanti infatti mi hanno chiesto nei commenti come possiamo proteggere i nostri dispositivi Android. Ebbene, quella che ho pensato di proporre come risposta ufficiale è la stessa applicazione che utilizzo io sul mio smartphone. Si tratta di AVG, la trovi in formato gratuito e già appunto nella forma gratuita è in grado di offrire un'eccellente protezione ai nostri dispositivi senza appesantirli. Quindi personalmente mi sento di consigliartela e di dirti che io sinceramente mi ci trovo bene. Ed anche oggi in soli 8 minuti circa abbiamo fatto il nostro sporco lavoro. Abbiamo imparato che non dobbiamo avere paura dei malware fileless a patto di utilizzare le giuste precauzioni. Abbiamo imparato come proteggere i nostri dispositivi Android in maniera peraltro anche gratuita, che non guasta. E poi abbiamo dato una strizzatina d'occhio a Linux nel caso in cui le già turbolente acque di Microsoft si trasformassero in un oceano tempestoso e volessero spedirci tutti online sul cloud. E tutto questo lo abbiamo fatto con questa terribile camicia che mi sono accorto troppo tardi che dà degli effetti veramente disturbanti nel video, cosa della quale ti chiedo scusa, ma me ne sono accorto solamente in questo momento. Ma tanto ormai si sa, questo è un canale pane e salame, oltre che burro d'arachidi, noccioline, banane e tutto quello che ci viene in mente durante la realizzazione dei video. E come sempre ti ricordo che tutte le notizie di cui abbiamo parlato quest'oggi le trovi nella sezione news del sito www.gentiluomodigitale.it, insieme a tutte le altre sezioni molto interessanti che ti invito ad esplorare. E siamo giunti al termine, ma prima di salutarti, innanzitutto ci tengo a ringraziarti per aver visto questo video fino in fondo, cosa che ti rende merito, e a questo punto non mi resta che salutarti e darti appuntamento alla prossima.